La preghiera guarisce? Ecco le sorprendenti scoperte della scienza. La preghiera e la partecipazione alle funzioni religiose non sono solo pratiche spirituali, ma influiscono anche sulla salute mentale e fisica in modi profondi e documentati scientificamente. Sebbene le parole abbiano il loro peso, il miglioramento della condizione umana avviene grazie alla grazia divina, che opera attraverso la fede di chi prega. Dio, essendo santo, non può non santificare coloro che si rivolgono a Lui con cuore sincero. Questo principio trova riscontro in vari studi condotti da scienziati ucraini e russi, che hanno osservato gli effetti della preghiera sul corpo umano. Uno degli studi più rilevanti è stato condotto dal medico ucraino dottore Mikhail Lazorik, che ha analizzato il sangue capillare e venoso di pazienti affetti da malattie come aterosclerosi, epatite B e reumatismi. Dopo aver recitato preghiere come il Padre Nostro e il Credo per 15-20 minuti, i campioni di sangue prelevati hanno mostrato cambiamenti cellulari significativi. L'aggressività delle infezioni e l'infiammazione nell'organismo si riducevano fino a 6 volte, specialmente nelle fasi acute della malattia. Anche il dottor Valery Slezin, direttore del laboratorio di neuropsicofisiologia presso l'Istituto Psiconeurologico Bekhterev di San Pietroburgo, ha condotto ricerche sugli effetti della preghiera sul cervello. Ha registrato gli elettroencefalogrammi dei monaci in preghiera e ha osservato la completa disconnessione della corteccia cerebrale. Lo studio ha rivelato che durante la preghiera, il ritmo cerebrale scendeva a 3 Hz, come quello dei neonati di 3 o 4 mesi di età, suggerendo uno stato di sicurezza e fiducia simile a quello di un bambino accanto alla madre. Questo stato di infantilità spirituale è essenziale per mantenere l'equilibrio del corpo e prevenire malattie. La preghiera ha anche effetti sul sistema immunitario, riduce lo stress, aumenta la produzione di neurotrasmettitori come dopamina, serotonina e noradrenalina, migliorando l'umore e la risposta dell'organismo agli eventi negativi. Uno studio ha mostrato che i pazienti terminali che pregavano vivevano mediamente 5 anni in più rispetto a chi non lo faceva. Il neuroscienziato Andrew Newberg, direttore della ricerca presso il Thomas Jefferson Hospital Institute, ha evidenziato che la preghiera modifica la chimica cerebrale, favorendo una migliore gestione dello stress e un incremento della sensazione di benessere. La dottoressa Angelina Malakovskaya ha condotto oltre 1000 studi sugli effetti della partecipazione alla liturgia, scoprendo che essa normalizza la pressione sanguigna e migliora i valori del sangue. Sorprendentemente, ha rilevato che la preghiera e il suono delle campane delle chiese possono persino neutralizzare le radiazioni atomiche. Dopo l'esplosione di Chernobyl, le misurazioni hanno mostrato livelli normali di radiazione intorno alla chiesa di San Michele Arcangelo, a soli 4 km dai reattori. Gli scienziati di San Pietroburgo hanno inoltre dimostrato che l'acqua santa possiede proprietà curative. Il segno della croce e la preghiera sul liquido ne modificano la struttura, rendendola più pura e benefica. La Malakovskaya ha scoperto che il segno della croce riduce drasticamente la presenza di microbi patogeni nell'acqua, rendendola più efficace dei moderni dispositivi di disinfezione. Inoltre, l'acqua santa manifesta proprietà curative più intense quando benedetta da un sacerdote rispetto a un laico, suggerendo un legame tra la fede e la trasformazione della materia. L'effetto della spiritualità sulla salute è stato osservato anche negli Stati Uniti, dove la preghiera è stata impiegata per trattare disturbi psichiatrici come la schizofrenia. Studi della Yeshiva University di Manhattan hanno evidenziato che chi frequenta le funzioni religiose ha una visione più ottimistica della vita e un rischio inferiore di depressione. Uno studio della Vanderbilt University ha rivelato che chi partecipa alle funzioni religiose almeno una volta all'anno ha la metà delle probabilità di morire prematuramente rispetto a chi non lo fa. In alcune nazioni, la preghiera viene utilizzata per il trattamento dell'infertilità, mentre in Germania è stato dimostrato che i pazienti cardiopatici che pregano subiscono il 20-30% in meno di complicazioni postoperatorie. Una ricerca dell'Università di Miami ha dimostrato che i pazienti sieropositivi con una forte spiritualità presentano un numero di cellule CD4 più elevato e una carica virale più bassa rispetto ad altri con lo stesso livello di cure e supporto sociale. Questi risultati suggeriscono che la preghiera e la fede non sono solo strumenti di conforto spirituale, ma veri e propri rimedi naturali capaci di migliorare la salute fisica e mentale. La connessione con il divino attraverso la preghiera,
Le funzioni religiose ed i sacramenti può dunque rappresentare una via di guarigione per l'anima e per il corpo. La scienza, pur non potendo spiegare del tutto il mistero della fede, continua a scoprire correlazioni sorprendenti tra la spiritualità e il benessere umano. Gli effetti positivi della preghiera non si limitano solo alla riduzione dello stress o al miglioramento dell'umore, ma toccano anche aspetti profondi della fisiologia umana, dalla risposta immunitaria fino alla rigenerazione cellulare. Se da un lato questi studi offrono uno sguardo affascinante su come la dimensione spirituale interagisca con quella biologica, dall'altro emergono anche interrogativi più profondi. Può la fede attivare risorse nascoste nel nostro organismo? La preghiera è solo un mezzo per rafforzare la resilienza psicofisica o è un vero e proprio canale attraverso cui la grazia divina opera nel mondo? Qualunque sia la risposta, la testimonianza di milioni di persone nel corso dei secoli suggerisce che rivolgersi a Dio con cuore sincero non solo rafforza lo spirito, ma può anche essere una fonte di guarigione e speranza, superando i confini della scienza per aprire le porte al mistero della vita e dell'eternità.